Ciao ragazzi, qui Mate piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo ad affrontare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra numeri naturali. In particolare andremo a vedere la definizione, il metodo operativo per calcolarli, poi dopo aver fatto un esercizio andremo a vedere come risolvere dei problemi che hanno come modello il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Andiamo con ordine affrontando quindi le definizioni. Dunque, si definisce il massimo comun divisore tra due o più numeri naturali diversi da zero, il più grande tra i divisori comuni. Analogamente, il minimo comune multiplo invece tra due o più numeri naturali sempre diversi da zero è il più piccolo tra i multipli comuni diversi da zero. Ora, il problema pratico di queste definizioni è che non ci danno un metodo operativo per trovare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Prendiamo ad esempio due numeri, il 12 e il 18. Andiamo inizialmente a scrivere tutti i divisori di 12 e di 18. Per il 12 avremo 1, 2, 3, 6 è proprio il 12. Invece per il 18 avremo 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Ora, secondo la definizione di massimo comune divisore, noi cerchiamo intanto quali sono i divisori comuni. Li vado a cerchiare. L'1 è un divisore comune. Anche il 2 è un divisore comune. Il 3 è un divisore comune, il 4 no. Il 6 è un divisore comune e poi 12, 9 e 18 non sono divisori comuni. Quindi io devo cercare il più grande tra i divisori comuni, come potete vedere il più grande è il 6, il più grande che ho cerchiato. Quindi il massimo comune divisore tra 12 e 18 è 6. Analogamente andiamo a scriverci una lista dei multipli. Per quanto riguarda il 12, scriviamo proprio la tabellina del 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e potremmo continuare all'infinito. Infatti il problema dei multipli, a differenza dei divisori, è che sono infiniti. Invece per il 18, 18, 36, 54, 72, 90. Ora, il minimo comune multiplo è il più piccolo tra i multipli comuni. Allora andiamo a vedere i multipli comuni. 12 non c'è, 24 non c'è, 36 c'è. 48, 60, 72 c'è. Ce ne saranno anche altri continuando. Ora io però in realtà mi devo fermare al più piccolo tra i divisori comuni, quindi nel minimo comune multiplo. Il primo che si trova è quello corretto. Il minimo comune multiplo tra 12 e 18 sarà 36. Ora, quando però noi andiamo a calcolare minimo comune multiplo e massimo comune divisore tra due o anche tra più numeri, scrivere tutti i divisori o soprattutto scrivere tutti i multipli dei numeri presi in considerazione è un metodo molto lungo e piuttosto impegnativo e scomodo. Quindi quello che andiamo a fare in realtà è andare adesso a dare un metodo operativo per il calcolo del massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. La regola dunque è la seguente. Per calcolare il massimo comune divisore si scompongono innanzitutto i numeri in fattori primi. Dopodiché il massimo comune divisore sarà il prodotto dei fattori comuni, solo quelli comuni presi una volta sola, con l'esponente più piccolo. Invece per quanto riguarda il minimo comune multiplo, si scompongono sempre i numeri in fattori primi, però il minimo comune multiplo sarà il prodotto dei fattori comuni ma anche non comuni, sempre però presi una volta sola, con l'esponente più grande. Ora, date le regole, dobbiamo a lato pratico capire come appunto andarle a mettere in pratica. E allora vediamo un primo esercizio. Calcola il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 44, 11 e 110. Allora, vedete che nella regola pratica per entrambi dobbiamo scomporre i numeri in fattori primi. Allora, ricordiamoci come si faceva. Prendiamo un numero alla volta, quindi partiamo dal 44. Comporlo in fattori primi vuol dire scriverlo, mettere una linea verticale accanto e andare a cercare i divisori primi del 44. Andiamo dal più piccolo. 44 è divisibile per 2 perché è pari. 44 diviso 2 fa 22. 22 a sua volta è ancora divisibile per 2. Risultato 11 diviso 11, 1. Ma allora 44, se guardiamo i fattori, è 2 per 2 per 11, ovvero 2 alla seconda per 11. Poi 11 in realtà in fattori primi divisibile soltanto per 11 perché è primo. Quindi 11 è uguale a 11 scomposto in fattori primi. Invece 110 possiamo scomporlo rapidamente con un trucco. Tutti i numeri divisibili per 10, siccome 10 non è primo, possiamo dividerli per 2 per 5
che è equivalente a 10, ma 2 e 5 sono fattori primi. Quindi lo sto dividendo per 10, vado a togliere lo 0, ottengo 11, che è primo, quindi diviso 11. No. Risultato 110 è uguale a 2 per 5 per 11. Abbiamo scomposto adesso per il calcolo del massimo comun divisore. Dobbiamo prendere i fattori comuni presi una volta sola con l'esponente più basso. Allora, scorriamo il primo numero, vediamo il 2. Ci dobbiamo domandare, 2 è un fattore presente in tutte le scomposizioni? La risposta è no, perché qui non c'è. Quindi 2 nel massimo comune divisore non lo prendiamo. Corriamo allora, 11. 11 è un fattore presente dappertutto? Sì, è presente qua, è presente qua ed è presente anche qua. Allora 11 lo prendiamo, dobbiamo prenderlo con l'esponente più basso in cui compare. Compare dappertutto alla prima, quindi l'esponente più basso è 1. Quindi scriviamo 11. Ci sono altri fattori nel massimo comune divisore? La risposta è no. Infatti, se non c'è un fattore nel primo termine, non potrà essere comune a tutti. Quindi, quando avete scorso i fattori che compongono il primo numero, avete finito per quanto riguarda la ricerca del massimo comune divisore. Se nemmeno l'11 fosse stato comune, allora il massimo comune divisore tra questi numeri sarebbe stato 1, perché comunque tutti sono divisibili per 1, però non c'era altro oltre all'1. E avremmo potuto dire che questi numeri erano primi tra loro e si dice anche coprimi. Comunque andiamo avanti con la ricerca invece del minimo comune multiplo. Allora, per quanto riguarda il minimo comune multiplo, dobbiamo prendere i fattori comuni e non comuni, sempre presi una volta sola, ma con l'esponente più grande. Quindi adesso li prendiamo tutti. 2 alla seconda. Io non mi domando ce l'hanno gli altri, ma mi domando compare da qualche parte con un grado più alto? Ora, più alto che alla seconda non c'è da nessuna parte, quindi lo prendo con grado 2, 2 alla seconda, non c'è di più, se no avrei preso di più. Poi 11 compare soltanto alla prima, quindi il grado più alto è 11 alla prima, cioè 11. Scorso il primo, non ho finito, devo vedere se ci sono altri fattori da mettere nel prodotto. Guardo il secondo, 11 è un fattore che ho già preso, dice presi una volta sola, quindi non lo ripeto. Passiamo al terzo, 2 l'ho già preso alla seconda, quindi non lo riprendo. 5 non l'ho ancora preso, allora dobbiamo prenderlo. 11 l'ho già preso, questo è il risultato del minimo comune multiplo. A questo punto possiamo calcolarlo, in particolare 2 alla seconda vuol dire 4 per 11 per 5. Adesso io faccio un po' il furbo, uso la commutativa, faccio 4 per 5 per 11 per calcolarlo senza calcolatrice. Questo perché 4 per 5 fa 20, quindi dobbiamo fare 20 per 11. Per moltiplicare per 20 io moltiplico per 2, 11 per 2 fa 22, e poi vado ad aggiungere lo 0. Il risultato quindi è 220. Quindi il massimo comune divisore è 11, mentre il minimo comune multiplo è 220. Abbiamo così terminato questo esercizio. Adesso andiamo a vedere una cosa un pochino più difficile, ovvero come risolvere un problema come modello il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Dopodiché nei commenti vi andrò a mettere un esercizio per vedere se avete capito. Si hanno a disposizione tre rotoli di carta larghi 1 metro e lunghi rispettivamente 48 metri, 16 metri e 60 metri. Immaginiamo che questi siano i nostri tre rotoli srotolati. Questo è lungo 48 metri, questo 16, questo 60. Si decide di tagliare questi rotoli per ricavare dei fogli larghi 1 metro e aventi tutti la stessa lunghezza. Quindi sostanzialmente noi vogliamo andare a tagliare questi rotoli in maniera tale, per esempio, che la larghezza rimane invariata, però sono tutti della stessa lunghezza. Vedete che il primo, se lo divido così, è lungo quanto ha dei pezzi lunghi quanti l'intero secondo, per esempio. Ora però abbiamo un problema. Si vuole che i fogli abbiano la massima lunghezza possibile e non avanzi carta. Per esempio, da questo taglio che io ho fatto, se faccio lo stesso sull'ultimo rotolo rispetto al mio disegno, vedete che l'ultimo è più corto degli altri. Quindi dobbiamo avere massima lunghezza possibile nel dividere questi elementi e non deve avanzare carta, quindi ci devono stare esattamente. Ma allora dobbiamo cercare un divisore comune al 48, al 16 e al 60 e siccome devono essere più lunghi possibile deve essere il massimo comune divisore. Allora ci basterà andare a scomporre in fattori primi questi tre numeri. Ora vi taglio lo svolgimento e otteniamo che il 48 è 2 alla quarta per 3, comunque vi ho lasciato sopra i passaggi, 16 è semplicemente 2 alla quarta, mentre 60 è 2 alla seconda per 3 per 5.
Adesso dobbiamo calcolare il massimo comune divisore, quindi andiamo a vedere. 2 è presente dappertutto? Sì, c'è sul primo, sul secondo e sul terzo. Devo prendere l'esponente più basso. Vedete che il più basso a cui compare è alla seconda. Corriamo ancora. 3 è presente dappertutto? No. Ho finito i fattori del primo, quindi ho finito il mio massimo comune divisore, che sarà dunque 4. Quindi la prima domanda, quale sarà la lunghezza di ciascun foglio? È 4 metri. A questo punto ci viene anche chiesto però, quanti fogli si ricaveranno? Per vedere quanti fogli si ricaveranno dobbiamo vedere quanti fogli ricaviamo da ogni singolo rotolo. Allora, il primo rotolo è lungo 48 metri, lo divido in fogli da 4 metri, quindi basta andare a vedere. Per vedere il numero di fogli dal primo rotolo, quanto fa? 48 diviso 4, chiaramente 48 metri diviso 4 metri. Questo fa 12 e questi sono i rotoli, i fogli, scusate, che prendiamo dal primo rotolo. Poi dal secondo rotolo abbiamo 16 metri da dividere in fogli da 4 metri, 16 diviso 4 fa 4, quindi abbiamo altri 4 rotoli. Infine dal terzo rotolo abbiamo 60 metri da dividere in fogli da 4 metri che fa 15. Quindi in totale abbiamo 12 fogli più 4 fogli più altri 15 fogli. Risultato 31 fogli. Questi sono il numero di fogli che riusciamo a ricavare dal nostro rotolo. Con questo abbiamo concluso. Nei commenti vi lascio un paio di esercizietti per vedere se avete capito.